Ci siamo lasciati con lo swap della Honda Beat del 91 che grazie all'ultimo update 1.34 e alla nuova sezione dei componenti Suprema ha guadagnato 50 cavalli scarsi. Beh, l'auto di oggi grazie alla stessa motivazione ne ha guadagnati 90 e parliamo di un'auto sempre sotto la tonnellata. Anche questo piccolo mostro ve l'ho portato più e più volte nel corso delle varie patch perché il suo motore swap, ovvero quello della RX7, fa parte della prima serie di motori tirati fuori e presi a iosa col glitch dei biglietti della 1.17, quindi costantemente aggiornata. Abbiamo la fortuna con la 1.34 di poter montare i nuovi componenti della sezione Suprema. Grazie a questi componenti, come già detto, fa un salto enorme, arriviamo a 600 cavalli. Ma a differenza della Beat che abbiamo visto proprio lo scorso video, quest'auto è nettamente migliore. Già come bilanciamento dei pesi, perché questa ha il motore frontale e trazione posteriore, ma proprio come guidabilità, come sincerità di guida si può spingere al limite e consuma le gomme la metà di quello che fa la Beat. Andiamo a vedere ragazzi che cosa installare in GT Auto, vediamo il setup e la gara. Guardate bene in gara come gestisco l'accelerazione, non ho usato controlli, non servono più i controlli per gestire questo tipo di auto, ma guardate come vado a lavorare soprattutto sull'accelerazione in uscita curva dall'ultimo tornantino senza mai tirare le marce. Un cambio a 5 marce rilavorato completamente, quindi se avete salvato i vecchi setup il cambio va rivisto in toto. Vi ricordo che se non avete disponibile questo motore dell'RX7, quindi preso con i biglietti e dovete installarlo, vi serve livello collezionista 50, altrimenti non lo vedrete. Quindi in manutenzione e servizio auto installate, oltre al nuovo motore dell'RX7, la carrozzeria larga. Passiamo alla personalizzazione dell'auto. Iniziamo dai cerchi in lega, il modello che più vi piace. Le dimensioni 17 pollici, larghezza del cerchione larga, eccentricità larga, parti personalizzate, avantreno tipo B, fianchi tipo B, retrotreno tipo A, alettone posteriore personalizzato alto. Se volete scaricare questa livrea della Suzuki GSR MotoGP 2022 la trovate già condivisa in vetrina. Se volete adesivi o livree personalizzate scrivetemi su questa mail, tutti i miei lavori li trovate col tag DR46. Installate infine una gabbia di sicurezza tipo C. Gomme sport morbide equipaggiate, ma a differenza della Beat facciamo una sosta sola, quest'auto consuma meno benzina e meno gomme al posteriore, quindi alla fine del sesto giro ci fermiamo, sostituiamo le gomme e riforniamo la benzina per finire la gara, la mappa carburante sempre a 1. Installate sospensioni personalizzabili e inserite questi valori. Installate un differenziale personalizzabile e inserite questi valori. La deportanza 100 il massimo all'anteriore, 300 il massimo al posteriore. Installate una ECU personalizzabile, la tenete al 100% di potenza. Installate una zavorra, impostatela su 8 kg, la posizionate a 50 tutta al posteriore. Non serve limitatore di potenza. Installate un cambio personalizzabile da corsa. Impostate la velocità di punta su 400 km/h. Passate poi alla regolazione del finale, il più basso 3.500, a partire dalla quinta abbassate i valori fino ad ottenere questi per ogni marcia. Installate il nuovo turbo compressore a regime ultra elevati. Un sistema anti-lag impostato su debole, attenzione. Installate un intercooler da corsa, filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, sistema frenante in carbonio, pastiglie dei freni da corsa,
Installate un controller freni. Anche qui, come per la Beat, man mano che si consumano le gomme posteriori, l'auto tende leggermente, ma veramente poco rispetto alla Honda, a sovrasterzare in fase di frenata. Quindi, mentre si avvicina alla sosta box, se per voi è troppo sovrasterzo in ingresso curva, spostatelo verso l'anteriore. Non fate come me che me ne sono dimenticato all'11° giro, se non erro, poi lo vedete in gara, in curva 1. A momenti faccio il testacoda. Installate frizione e volano da corsa. Installate il nuovo albero di trasmissione in carbonio. Per l'elaborazione motore, messa a punto bilanciamento motore, lavorazione dei condotti. Per la carrozzeria, riduzione del peso fase 1, 2 e 3. Installate infine la rigidezza della carrozzeria. Con quest'auto gli aiuti proprio non servono, solo l'ABS impostato su predefinito.
Ormai da mesi questa è l'auto più veloce per Tokyo, è l'auto credo anche più divertente, a me fa impazzire. E non sono stato preciso in questa gara, ho fatto tanti errori, ho avuto rallentamenti con i vari doppiaggi nella seconda fase di gara, ma questa è un'auto che riesce tranquillamente a chiudere Tokyo in 24 minuti e mezzo in condizioni di gara ideali e senza sbagliare, come ho fatto io. Questa è stata la prima gara che ho fatto, quindi calcolate che non avevo per niente confidenza con quest'auto. Le regolazioni che ho dovuto apportare all'assetto, ovvero alle sospensioni, sono state pochissime perché già era precisa così. Più che altro ho lavorato molto sul cambio e devo dire che così va molto molto meglio, 370 km/h alla staccata e frena anche molto meglio della Beat. Spero che piaccia anche a voi come piace a me. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi swap. Ciao ragazzi!